Antonio Macri, detto Zintoni, o il boss dei due mondi, è stato uno dei capi più influenti della storia dell''ndrangheta. Il capobastone di Siderno fu uno dei principali precursori dell'espansione dell''ndrangheta all'estero. Dal luogo d'origine coordinò le attività dell''ndrangheta in Canada, USA e Australia. Intesse rapporti con potenti boss di Cosa Nostra. Antonio Macri è stato uno dei capi più rappresentativi dell''ndrangheta, un collaboratore di giustizia, dichiarò ai magistrati. Quest'uomo era il capo crimine e rappresentava, secondo me, quella che si riteneva fosse l'onorata società. Lui era il capo dei capi, il vero rappresentante, con tutti i titoli in Cosa Nostra, e aveva le chiavi per entrare negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Fu proprio nel periodo del dominio fascista che Macri consolidò il potere a Siderno e all'interno dell''ndrangheta. Nel 1955 fu denunciato che aveva presieduto una riunione mafiosa in Aspromonte. Sempre nello stesso periodo, nel libro 'Ndrangheta, si riporta che l'avvocato difensore di Antonio Macri era definito da diverse posizioni come l'avvocato difensore dei più noti capi mafia della provincia e l'amico degli amici. All'interno del medesimo libro si racconta che, riguardo la possibilità di confino di Antonio Macri, l'avvocato chiedeva di fare delle dichiarazioni alle quali era interessato il Vaticano. Infatti, il vescovo di Logri avrebbe chiesto protezione e difesa ad Antonio Macri, ma nonostante ciò fu spedito al confino. Nel 1967 Zintoni organizzò una truffa ai danni del Banco di Napoli a Siderno. Il giudice del tribunale di Logri sostenne che non aveva esitato ad esprimersi in forma mafiosa, ma fu prosciolto dalle accuse nei suoi confronti. La strage di Piazza Mercato del 23 giugno 1967 cambia la storia del paese. A Logri sono le 7:30 circa del mattino, quando al mercato locale fa capolina una Fiat Giulia bianca, con 4 persone a bordo. Gli uomini, armati di mitra, pistola e fucile, scendono dal mezzo fermatosi vicino al banco della frutta da loro individuato. Uno degli uomini armati, vestito con una tuta blu e fazzoletta a scacchi usata per coprirsi il viso, esplode 2 raffiche. La folla, terrorizzata, fugge da ogni parte. Donne svenute, bimbi che piangono, gente che tenta di ripararsi in qualche modo urtandosi e gettandosi a terra. Nell'agguato, i corpi caduti sono quelli di Domenico Cordì, guardiano di agrumi, Vincenzo Saracino, ortofrutticolo, e Carmelo Siciliano, arrivati in paese per fare compere di frutta. In pochi minuti sono stati sparati circa 40 bossoli e hanno perso la vita 3 persone. Secondo le indagini, che non sono arrivate a condanne definitive, il mandante delle esecuzioni fu il capobastone di Siderno, perché Domenico Cordì, capobastone di Logri, fece rubare un carico di 1700 stecche di sigarette di contrabbando che erano state garantite da Cosa Nostra a Macri. I morti, come detto, furono 3. Domenico Cordì, che era l'obiettivo principale, Vincenzo Saracino era il luogotenente di Cordì, e Carmelo Siciliano, una vittima innocente. A sparare furono 2 sicari di Bagheria. Inizialmente gli imputati, Macri compreso, furono indagati per concorso alla strage, associazione a delinquere e concorso in furto pluriaggravato. Il boss dei due mondi si diede alla macchia. Venne arrestato nell'agosto del 68 a Siderno, dopo 14 mesi di latitanza. Il processo furono tutti assolti per insufficienza di prove. Questo fu il verdetto della Corte d'Assise di Lecce nel 1972. Poi dopo la nascita del Siderno Group of Crime, voluta da Frank Costello e Albert Anastasia. I 2 boss,
appartenenti a Cosa Nostra americana, erano di origine calabrese. Le strette relazioni con Antonio Magri favorirono gli accordi tra le due organizzazioni. Gli uomini di Magri erano presenti in Canada, soprattutto a Toronto, negli Stati Uniti e in Australia. Pannunzi, detto Bebè, ridefinito successivamente all'arresto del luglio del 2013, Pablo Escobar italiano, è originario di Siderno. Secondo le ricostruzioni, Antonio Magri gli avrebbe spianato la strada per le attività di narcotraffico tra le Americhe e le organizzazioni criminali italiane, quali 'Ndrangheta e Cosa Nostra. Il potente boss sidernese fu i rapporti con esponenti di spicco del clan dei Corleonesi di Cosa Nostra, come Luciano Liggio, Michele Navarra, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Quanto avvenuto nella strage di Rovere del 1967 fu la conferma delle relazioni intessute tra Magri e gli uomini di Cosa Nostra. Infatti, ad aprire il fuoco contro furono due sicari siciliani originari di Bagheria. Le due organizzazioni c'erano degli accordi sul commercio delle sigarette di contrabbando. Secondo un rapporto inviato a Giovanni Falcone, Antonio Magri, insieme ad altri boss prestigiosi del Regino, erano affiliati oltre che alla 'Ndrangheta anche a Cosa Nostra. Ciò era segno dell'affidabilità e della caratura mafiosa dei calabresi. Antonio Magri fu uno dei primi 'ndranghetisti che entrò a far parte della Santa, ovvero quella dote che consente la doppia affiliazione alla 'Ndrangheta e alla massoneria. Attraverso la massoneria, appunto, la 'Ndrangheta mutò il suo modus operandi. Infatti i boss calabresi entrarono in rapporti con la zona grigia. Le conseguenze furono maggiore potere contrattuale e il predominio attorno ai lavori pubblici calabresi. I vecchi, come Antonio Magri, entrarono in conflitto però con le nuove leve dell'organizzazione, che si contendevano il ruolo predominante all'interno della mafia calabrese. Scoppiò così la prima guerra di 'Ndrangheta. A ordinare l'omicidio furono i De Stefano di Reggio Calabria, i Cataldo di Logri e i Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica. L'eliminazione di Magri fu decisa da parte della 'Ndrangheta perché il boss avrebbe intralciato i piani futuri dell'organizzazione. Il suo carisma e il suo prestigio avrebbero impedito l'emergere dei nuovi boss. I funerali furono quanto di più grandioso non si possa immaginare. Tutto il popolo di Siderno che partecipò, centinaia, forse migliaia di macchine arrivarono dai paesi vicini e lontani. I principali professionisti erano lì, a sfilare in prima linea, con i segni visibili del cordoglio in volto. La sua morte era legata al fatto che era contrario al traffico di droga. Successivamente all'omicidio di Magri, anche a Siderno si aprirà la stagione dei sequestri di persona. Il primo a prendere le redini dei capobastoni di Siderno fu il nipote, Vincenzo Magri, detto il Barone. Grazie di avermi seguito fino alla fine. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per non perderti nessuna notifica, ma soprattutto per aiutarmi a crescere. Spero di vederti nei prossimi video.